Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Musica leggendaria, film cult, moda esagerata e oggetti iconici. Quanto conosci gli anni '80? Mettiti alla prova con questo quiz a risposta multipla di 30 domande diviso in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto, somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Quale di questi oggetti è un'icona degli anni '80? Lo smartphone, il DVD, il Walkman o il tablet? Il Walkman. Concepiti per riprodurre musicassette, hanno rivoluzionato il modo di ascoltare musica in movimento. Quale film ha un alieno che vuole telefonare casa? E.T., The Goonies, Labirinto o Gremlins? E.T. E.T. l'extraterrestre, capolavoro del 1982 diretto da Steven Spielberg. Chi cantava Like a Virgin? Whitney Houston, Madonna, Cyndi Lauper o Tina Turner? Madonna. È diventato uno dei suoi successi più iconici e l'ha consacrata come star internazionale. Qual è il protagonista di Ritorno al futuro? Indiana Jones, Rocky, Luke Skywalker o Marty McFly? Marty McFly. Marty, interpretato da Michael J. Fox, è un adolescente che viaggia nel tempo con il dottore Emmett Doc Brown, a bordo di una DeLorean. Quale indumento era simbolo della moda anni '80? Cappotto minimal, polo aderente, scarpe rotte o spalline imbottite? Spalline imbottite. Le spalline imbottite, un elemento iconico della moda anni '80 che definiva la silhouette, creando un'ampia linea delle spalle, sono tornate in auge nelle tendenze recenti. Chi cantava Vamos a la playa? I Righeira, i Ricchi e Poveri, Mattia Bazzar o i Gazebo? I Righeira. Vamos a la playa dei Righeira è diventata una hit estiva internazionale nel 1983. Quale videogioco ha come protagonista un idraulico? Sonic, Super Mario Bros., Pac-Man o Zelda? Super Mario Bros. Super Mario Bros. Ha come protagonista Mario, un idraulico italiano creato da Nintendo, diventato uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi. Quale colore era molto di moda negli anni '80? Blu, grigio, nero o fluo? Fluo. Negli anni '80, la moda era caratterizzata da un'estetica eccentrica e vibrante, dominata da colori fluorescenti. Quale cantante è conosciuto come il re del pop? Prince, Elvis Presley, Michael Jackson o George Michael? Michael Jackson. Negli anni '80 Michael Jackson ha rivoluzionato musica, danza e videoclip, diventando un'icona mondiale. Quale attore interpretava Terminator? Schwarzenegger, Stallone, Van Damme o Bruce Willis? Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ha prestato il volto al personaggio nel film originale del 1984 e in quasi tutti i capitoli successivi della saga. Difficoltà media. Qual era lo stile tipico dei capelli negli anni '80?
Lisci, voluminosi, rasati o sobri. Voluminosi. Lo stile dei capelli era dominato dal concetto di eccesso e volume estremo. Le acconciature riflettevano l'entusiasmo e la voglia di affermazione sociale tipici del decennio. Quale marchio di zaini era di moda tra i ragazzi? Eastpak, Napapiri, K o Invicta? Invicta. In particolare il modello Jolly, diventato un simbolo di stile, avventura e identità giovanile, usato non solo per la scuola ma anche per il tempo libero e le vacanze. Quale cartone animato parlava di robot trasformabili? He-Man, Lady Oscar, Transformers o Pollon? Transformers. La serie animata originale divenne un fenomeno di culto negli anni '80. Quale programma era famoso per i giochi tra nazioni europee? Giochi senza frontiere, giochi d'estate, super classifica show. Ok, il prezzo è giusto? Giochi senza frontiere. È stato un programma televisivo internazionale, 1965-1999, in cui squadre di giovani europei si sfidavano in prove di abilità, promuovendo amicizia e unità. Quale marca di orologi colorati spopolava tra i giovani? Casio, Swatch, Seiko o Citizen? Swatch. Fondata nel 1983, l'azienda ha rivoluzionato il mercato con orologi in plastica dai design vivaci e accessibili, diventando un vero fenomeno di costume. Quale materiale era diffusissimo nell'abbigliamento? Lino, cotone, lana o tessuti sintetici? Tessuti sintetici. L'abbigliamento era dominato dai tessuti sintetici come poliestere, nylon e acrilico, utilizzati per look appariscenti, sportivi e per capi dall'effetto lucido o plasticoso. Quale programma musicale estivo decretava la canzone dell'estate? Discoring, Super Classifica Show, Festival Bar o Popcorn? Festival Bar. Il Festival Bar è stata una delle più celebri manifestazioni musicali italiane, svoltasi annualmente dal 1964 al 2007. Quale gioco diventò una mania mondiale anche in Italia? Tetris, Fortnite, Minecraft o Candy Crush? Tetris. Tetris è uno dei videogiochi puzzle più famosi e iconici di sempre, creato dal programmatore sovietico Alexej Pazitnov nel 1984. Quale film vede un pilota di caccia diventare una leggenda? Rocky 4, Top Gun, Aliens o Amadeus? Top Gun. Uscito nel 1986, è un film cult d'azione sull'aviazione militare che ha consacrato Tom Cruise e dato vita a un celebre franchise cinematografico. Quale show TV contribuì a cambiare la televisione italiana? Affari tuoi, Drive-In, Non è la Rai o Il Grande Fratello? Drive-In. Il programma comico-satirico di Antonio Ricci divenne un fenomeno di costume, influenzando linguaggio e stile della televisione moderna. Difficoltà alta. Quale accessorio era tipico della moda aerobica? Bretelle, guanti senza dita, scaldamuscoli o cinture?
Scaldamuscoli. Erano spesso fluo e abbinati a body sgambati. Quale canzone di Toto Cutugno è simbolo dell'Italia? L'italiano, Solo noi, Serenata o Gloria? L'italiano. Pubblicata nel 1983, ottenne un successo planetario, diventando col tempo una sorta di inno nazionale non ufficiale. Quale oggetto rappresentava il massimo dello stile tra i giovani? Cappello da cowboy, occhiali Ray-Ban, scarpe da barca o la cravatta larga? Occhiali Ray-Ban. In particolare, il modello Wayfarer è diventato popolare grazie alla loro presenza costante nella cultura pop. Chi cantava The Final Countdown? Scorpions, Journey, Bon Jovi o Europe? Europe. Pubblicato nel 1986 e interpretato dal gruppo rock svedese Europe, il brano divenne un enorme successo internazionale. Quale film di Sergio Leone, capolavoro internazionale, parla di gangster e amicizia? Il Padrino, Taxi Driver, C'era una volta in America o Per un pugno di dollari? C'era una volta in America. È un film del 1984, scritto e diretto da Sergio Leone, considerato col tempo uno dei migliori di tutti i tempi. Quale oggetto scolastico divenne un simbolo di creatività e personalizzazione? Diario con lucchetto, astuccio rigido, zaino monocolore o quaderno a quadretti? Il diario con lucchetto. Era spesso decorato con adesivi, foto e ritagli pop. Chi era il pupazzo rosa del programma televisivo Bim Bum Bam? Ambrogio, One, 4 o 5? One. Il suo nome deriva dalla pronuncia italiana di One, perché era considerato il numero uno del programma. Quale show televisivo rese celebre la canzone Cicale di Eder Parisi? Sanremo, Domenica in, Drive-In o Fantastico? Fantastico. Cicale, cantata da Eder Parisi, divenne famosa come sigla di Fantastico 2, 1981, ottenendo un enorme successo di pubblico e arrivando ai vertici delle classifiche italiane. Quale serie TV aveva come protagonista l'auto parlante Kit? A-Team, Transformers, Supercar o Hazard? Supercar. Andata in onda tra il 1982 e il 1986, il protagonista umano era Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff. Cosa ha reso gli anni '80 un decennio indimenticabile? La semplicità, l'eccesso, il silenzio o la tecnologia? L'eccesso. Gli anni '80 sono ricordati per eccessi, colori forti e stile inconfondibile. Musica, moda e TV hanno creato un'epoca unica. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, gli anni '80 ti incuriosiscono, ma non fanno ancora parte del tuo bagaglio culturale. Riconosci qualche simbolo tra musica, moda e televisione, ma molti riferimenti ti risultano lontani o poco chiari. Un buon punto di partenza per scoprire un decennio che ha segnato profondamente la cultura pop italiana. Se hai fatto da 11 a 20 punti,
Hai una conoscenza solida degli anni '80. Programmi TV, canzoni e tendenze ti sono familiari e spesso sai collocarli nel giusto contesto. Qualche incertezza resta sui dettagli, ma il decennio è chiaramente parte della tua memoria culturale e del tuo immaginario. Sei fatto da 21 a 30 punti. Gli anni '80 non hanno segreti per te. Ricordi volti, sigle, mode e momenti storici con grande precisione, distinguendo icone italiane e internazionali. Questo decennio non è solo nostalgia, è una vera competenza culturale che pochi possono vantare. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!